essere un campione. Ciao a tutti appassionati di auto e di motorsport. Sono passati 30 anni, più di 30 anni, dalla morte di Ayrton Senna e ancora non si è spenta l'eco delle sue imprese formidabili. Un campione che è entrato nel cuore di tutti. Io questa primavera ho registrato un video su questo canale, trovate qui il link, raccontando la storia segreta della telemetria che tracciava i dati di quell'ultimo giro drammatico a Imola, da cui si capisce benissimo cosa è successo sulla Williams di Ayrton Senna. Però è uscita da pochissimi giorni su Netflix la serie speciale dedicata proprio alla vita di Ayrton Senna. Sono 6 puntate, io l'ho vista da pochissimo e voglio raccontarvi cosa c'è di bello e cosa c'è di meno fedele alla realtà, perché io come giornalista ho seguito per tanti anni il mondiale di Formula 1 proprio all'epoca di Ayrton. Ero uno dei pochi giornalisti italiani che aveva un ottimo rapporto con lui. Vedrete nella serie di Netflix che Senna aveva un rapporto un po' contraddittorio con la stampa. Con alcuni giornalisti parlava, andava d'accordo, rispondeva alle loro domande, con altri non dialogava mai, anzi girava le spalle e se ne andava di fronte alle loro domande. Io ero tra quei pochi fortunati che può dire di aver avuto come privilegio un rapporto speciale con Ayrton Senna negli anni in cui lui correva con la McLaren in Formula 1. Per cui ho guardato con un occhio di interesse questa serie speciale di Netflix per capire se è veramente fedele il racconto che hanno fatto o se ci sono delle carenze legate alla descrizione dei fatti. E ora ne parliamo. Prima di tutto quella di Netflix non è un docufilm, non è come quello che uscì nel 2011 ad opera di un regista indiano, un documentario sulla vita di Senna con immagini vere delle corse di lui fuori dalle piste, sui circuiti. Questa è una cosa diversa, è una serie in cui ci sono degli attori, dei personaggi che interpretano Ayrton, interpretano la sorella Viviane, interpretano Alain Prost, interpretano Ron Dennis e tutta la vita di Senna è narrata attraverso questi attori che recitano, con riprese bellissime delle corse delle auto ricostruite in vari modi. Adesso andiamo a raccontarla per capire quanto questa serie è fedele. Prima ancora di salire su una macchina, sapevo di essere nato per correre. So di poter essere un campione. Lo dico subito a scanso di equivoci, a me la serie di Netflix è piaciuta tantissimo, è veramente fedele alla realtà, riproduce esattamente quello che è successo in quegli anni, però ci sono anche piccole alterazioni della realtà, alcune licenze poetiche, cose, fatti non avvenuti, e sono stati omessi invece dei fatti importanti che sono avvenuti. Ho il privilegio di aver conosciuto veramente bene in quegli anni in Formula 1 Ayrton Senna. Ho scritto qualche anno fa anche un libro su di lui, cercando di raccontare non la sua vita, che tutti conoscono, ma un po' il dietro le quinte, i segreti di questo personaggio così romantico, misterioso e questo campione così spettacolare quando guidava. Trovate nel mio libro alcuni degli episodi che sono narrati anche nel docufilm, ma la cosa che più mi ha impressionato positivamente di questo docufilm di Netflix sono stati i particolari. Sono stati ricostruiti davvero in modo fedele, perché alla serie ha contribuito anche la famiglia Senna, fornendo una serie di informazioni. Addirittura Viviane, la sorella di Ayrton, ha fatto sentire all'attore protagonista che impersonificava Senna, Gabriel Leone, un brasiliano, alcune registrazioni di telefonate che Ayrton faceva con la famiglia negli anni di Formula 1 e lì il protagonista è riuscito a comprendere meglio l'essenza del personaggio Senna e a immedesimarsi molto di più. È una serie brasiliana, sono brasiliani oltre che il regista anche quasi tutti gli attori, quindi hanno ricostruito benissimo le attitudini, il comportamento di Senna, le sfumature del suo modo di parlare, del suo linguaggio. Ecco, forse l'unica cosa che manca nella serie è il Senna italiano.
Le automobili sono incredibili perché un'equipe brasiliana ha ricostruito 22 auto da corsa, dalla prima Formula Ford di Senna fino alla McLaren Formula 1, alla Williams Formula 1. Non solo, ha ricostruito anche la Benetton di Schumacher, suo rivale negli ultimi anni, ha ricostruito la Ferrari di Prost. C'è stato un lavoro doppio di realtà e digitale. Di realtà perché le macchine erano vere, erano dei telai con sovrapposte delle carrozzerie che sullo stesso telaio facevano cambiare forma alla macchina volta per volta. Poi per le scene più complesse hanno utilizzato dei telai nudi su cui digitalmente sono state ricostruite le forme delle carrozzerie. Il risultato è fantastico, lo vedrete, vi appassionerete, vi sembrerà di essere tornati negli anni '80. La cosa più difficile da ricostruire però nella serie Netflix sono stati gli scenari, i circuiti, il paddock. Sono passati 30-40 anni da quell'epoca, quindi non ci sono più i circuiti di adesso. Pensate solo a Imola, la curva del Tamburello è cambiata, adesso c'è una S veloce, non c'è più il veloce curvone di una volta. Molte piste sono state modificate da lavori, allora come hanno fatto i registi a ricostruire così bene l'ambientazione di quelle scene? Beh, intanto la serie è stata girata non in Europa, ma soprattutto in Uruguay e in Argentina, in paesi dove hanno utilizzato dei vecchi circuiti. Qui hanno ricostruito alcune piste, hanno visto quali curve si adattavano alle varie piste che dovevano riproporre. Ad esempio, hanno individuato un veloce curvone a sinistra che poteva somigliare al Tamburello, così hanno modificato i cordoli, hanno dipinto un po' la parte dell'asfalto e hanno messo un grande telone all'esterno della curva per riprodurre col metodo del chroma key lo scenario reale di quegli anni 80 e 90. Il risultato è fantastico, inganna chiunque, inganna persino me che ho seguito di persona tante gare in quegli anni e quindi quasi credevo avessero girato veramente quelle scene all'epoca, invece sono scene ricostruite in maniera un po' reale e un po' digitale. Ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più e che gli sceneggiatori sono stati attenti a replicare sono i particolari. Ad esempio l'orologio di Senna, quello che gli regalò il padre quando andò a vivere in Europa. Io me lo ricordo bene al polso di Ayrton, questo orologio di Goyer, e nel film è esattamente uguale. Il particolare che mi ha davvero emozionato è quello delle cinture di sicurezza. Nel film si vede più volte Senna seduto in macchina che chiede al suo meccanico, a Ron Dennis, a qualcuno della squadra: tirami le cinture perché voglio essere un tutt'uno con la macchina, tiramele più strette. È vero, era proprio così, l'ho scritto anche nel mio libro. Senna aveva una mania per stringere le cinture, l'ho provato anche sulla mia pelle. Una volta siamo andati a cena insieme in macchina in un ristorante, guidavo io, e lui mi ha detto: tirati meglio la cintura. E lui mi disse: si fa così con le cinture di sicurezza nelle macchine da corsa, le devi tirare per sentirti tutt'uno con la macchina. Se le hai un pochino lente, non riesci a capire la macchina, non riesci a capire veramente le forze fisiche che ti muovono. E io gli dissi: ma scusa, ma non dà fastidio una cintura di sicurezza tirata in quel modo? Lui mi disse: sai cosa faccio io? Io faccio un giro di uscita per la macchina per fare lo shakedown con le cinture tirate. Quando mi fermo, espiro tutta l'aria e me le faccio tirare ancora, guadagno altri 2 centimetri. Era il suo modo perfetto per sentirsi tutt'uno con la macchina. Quando ho visto la scena delle cinture riproposta sulla serie di Netflix, mi sono ricordato di quei particolari a cui Senna era così attento. È un trucco che mi spiegò una volta e io l'ho raccontato qui nel mio libro. Altre cose davvero riprodotte alla perfezione nella serie Netflix sono il rapporto con Jean-Marie Balestre, il cattivissimo presidente della FIA che tifava per Alain Prost, oppure l'attenzione a piccoli particolari, la tuta ignifuga che usava Senna, aveva il colletto soffice, non rigido come i piloti della Ferrari, era un colletto che lui voleva in tessuto spugnoso perché desse meno fastidio al collo. E se voi guardate la serie Netflix, la sua tuta ha il colletto in spugna morbida e non in tessuto rigido come gli altri. E poi il suo stile di guida. Voi sapete che Senna aveva un modo di condurre la macchina molto particolare. Lui col piede dell'acceleratore telegrafava di continuo in curva, non teneva sollevato il piede e poi schiacciava a fondo, ma dava tanti piccoli tocchetti di gas in rapida successione per tenere il motore sempre su di giri. Era una tecnica che
Ayrton aveva imparato ai tempi della Lotus, quando c'erano gli scarichi che soffiavano nel fondo per sfruttare l'effetto suolo, e quindi dando piccoli colpi di gas lui mandava impulsi di gas in pressione che aumentavano la deportanza della macchina per pochi momenti impercettibili, però questo gli serviva per andare più forte. E nel film è riprodotta benissimo questa tecnica di guida, perché si vede diverse inquadrature dei piedi di Senna o dell'attore che impersonifica Senna telegrafare continuamente sul pedale del gas. La ricerca di questi particolari, l'aver riprodotto minuziosamente questi particolari che soltanto chi è stato a contatto con lui, chi ha vissuto le gare con lui, poteva conoscere, che mi fa qualificare come eccellente e realistico questo film. Il dualismo del rapporto con Prost è riprodotto benissimo, anche se forse è un pochino esagerato a vantaggio di Ayrton. In realtà è stato un rapporto complicato. Prost era un grande campione, aveva accettato di avere il giovane Senna in squadra in McLaren e Senna insomma qualche dispettuccio gliel'aveva fatto, cioè non si era fermato davanti a niente pur di battere il francese, mentre all'inizio Prost era stato molto accondiscendente ed aperto con lui, condividendo parte dei suoi segreti. Ecco, nel film la visione è molto dalla parte di Senna, non è così obiettiva in certi dettagli, però viene spiegato bene l'origine della lite tra i due. Un particolare che io ho raccontato bene in un capitolo del mio libro. La lite nacque a Imola nel 1989 alla curva della Tosa, alla frenata della curva della Tosa. Tra i due c'era un accordo: chi parte davanti e arriva davanti alla prima curva ottiene il vantaggio e l'altro non lo deve attaccare. Purtroppo in quella corsa ci furono due partenze, ci fu una bandiera rossa, la gara venne neutralizzata. Alla prima partenza era davanti Senna e Prost non l'ha attaccato. Alla seconda partenza è partito davanti Prost. Senna lo ha attaccato e lo ha passato, e lì Prost che si è incazzato da morire, è lì che si è rotto il rapporto tra i due perché l'ha visto come un tradimento, e Senna continuava a sostenere per discolparsi che valeva l'accordo della prima partenza e non quello della seconda. Lì si è consumata la frattura tra i due e nel film questa storia è raccontata benissimo, con tanto di lite tra i due. I regolamenti, i media, i piloti. La McLaren si spacca in due. Tra gli altri particolari, quello che pochi sapevano, che Senna si era sposato quando era un ragazzo e venne a correre in Inghilterra nel 1981 con le Formula Ford. Prima di partire si sposò con la sua fidanzata dell'epoca Liliane, che fece una fugace apparizione in Gran Bretagna, poi si trovava talmente al disagio, lei brasiliana, abituata al caldo, al sole, a vivere invece tra le nebbie inglesi, la pioggia, l'umidità e il vento, che non ce la fece e mise di fronte Senna al bivio: o torni in Brasile con me o io ti lascio e me ne vado. E così è andato a finire, perché Senna era sposato con le corse, non con le donne. C'è invece un particolare che nel film è appena accennato e fu all'origine degli screzi tra Prost e la McLaren nel 1989, prima che Alain passasse alla Ferrari. Prost aveva vinto il Gran Premio d'Italia a Monza, era già in trattativa con Maranello e allora, per ringraziarsi i tifosi italiani, decise, dopo il podio, di regalare la coppa ai tifosi italiani della Ferrari che erano lì ad applaudirlo. Questa cosa fece imbestialire Ron Dennis, perché dovete sapere che in McLaren c'è un accordo preciso: i premi d'arrivo spettano al team, non spettano al pilota. Ron Dennis non digerì affatto che Prost regalasse un premio della squadra ai tifosi, tanto più della Ferrari, e quindi questo ruppe definitivamente il rapporto tra i due, che era ancora attaccato a un filo. Nel film questa cosa si vede, si nota Prost che sale sulla rete e regala il trofeo ai tifosi, ma senza sapere il retroscena non si può comprenderlo. Un altro particolare interpretato benissimo nel film è la presenza di Terry Fullerton. Fullerton era un kartista inglese fortissimo che aveva corso con Senna ad DAP, anzi era il caposquadra di Senna quando lui arrivò a correre in kart in Italia. Era un po' come Prost con lui in McLaren, solo che Fullerton
Ebbe un ottimo rapporto con Ayrton Senna. Era un pilota talmente bravo e Senna lo rispettava e lo stimava e non litigò mai con lui, anzi lo vedeva come un maestro e lo ammirava. Tant'è vero che nel 1991, quando vinse il suo terzo titolo mondiale, all'ultima gara Adelaide fece la consueta conferenza di fine stagione dopo la corsa. Io ero lì nella sala stampa dove lui venne a raccontare le sue impressioni e le sue sensazioni e qualcuno gli chiese: Ayrton, ma chi è stato il pilota più forte con cui tu hai mai gareggiato? Fu una domanda posta dai francesi perché speravano che lui ammettesse che comunque il suo rivale più grande fosse stato Prost e in qualche modo omaggiasse indirettamente il suo arcinemico. Invece Senna ci pensò un po', fece proprio così e poi disse: il pilota più forte con cui ho avuto a che fare è Fullerton. Tutti i giornalisti si guardarono tra di loro dubbiosi: ma chi è questo Fullerton? Io avevo seguito le gare di kart, avevo cominciato a scrivere di karting su Autosprint e quindi sapevo benissimo chi era Terry Fullerton, un campione di fine anni 70 che però non passò mai all'automobilismo perché preferì legare la sua vita, la sua carriera, il suo futuro sempre al karting e quindi rimase nell'anonimato per la maggior parte degli appassionati. E Senna lo rese popolare quel giorno con quella frase. Dovevate vedere lo sconcerto di tutti i giornalisti di Formula 1 che si guardavano tra loro dicendo: ma chi è questo Fullerton? E io invece gongolavo perché lo sapevo. Oltre a tanti particolari riprodotti fedelmente, nella serie televisiva ci sono alcune omissioni. Uno fra tutti il famoso giro di Donington sul bagnato al via del Gran Premio d'Europa del 93, quello in cui recuperò 5 posizioni sul bagnato in un giro infilando in sequenza Schumacher, Wendlinger, Damon Hill e Alain Prost e presentandosi in testa dopo un via stentato. Quello che è entrato nella storia come il più bel primo giro di corsa di un Gran Premio. Bene, quel particolare è completamente omesso, si vede la scena originale nei titoli di coda del film, ma non è raccontato. Un altro particolare che non è citato nel film è proprio la vicenda di Imola. L'incidente viene descritto un po' nella sua drammaticità, il momento è veramente toccante, il film commuove veramente in quel momento. Però non vengono citate le cause, si parla vagamente delle difficoltà dello sterzo, ma non viene spiegato in dettaglio come Senna avesse chiesto delle modifiche al piantone dello sterzo la sera prima della gara e non viene spiegato invece che lo sterzo si era rotto all'improvviso all'ingresso del tamburello mandando Senna fuori pista. Probabilmente lì si è scelto di omettere questi dettagli proprio per evitare rischi legali, visto che la vicenda è complessa da raccontare, ma se volete sapere esattamente com'è andata, guardatevi il mio video che ho fatto quest'anno sulla morte di Ayrton Senna a Imola, perché io ho riprodotto la telemetria di quell'ultimo giro fatale di Imola, una telemetria di cui ero entrato in possesso, lo considero il mio più bello scoop giornalistico. Ero riuscito a mettere le mani sulla telemetria e da essa si vede chiaramente cosa è successo sulla Williams di Senna in quel maledetto giro al tamburello. Quella che ho spiegato nel video, e trovate il link qui sopra, è la riproduzione della telemetria di Senna, la riproduzione fedele che io ho avuto tra le mani, ho ricalcato fedelmente e ho ricostruito pubblicandola, facendomi aiutare anche da un ingegnere di Formula 1 che mi ha dato una mano nel comprendere il significato di tutti quei tracciati. E la cosa più impressionante che da quella telemetria si vede quello che stava facendo disperatamente Senna nei suoi ultimi 10 secondi di vita per cercare di evitare un incidente che aveva capito fosse quasi inevitabile. Un'altra cosa che manca nella serie di Netflix, ecco, forse l'omissione più grave, sono i primi anni di Senna in karting. Sembra che la vita agonistica di Senna cominci nell'81 in Inghilterra con le Formula Ford. Invece Senna ha corso per un bel po' di tempo, soprattutto in Italia. Lui correva per la DAP, che era una marca italiana. Ha vissuto a lungo nel nostro paese, per questo parlava così bene l'italiano. Senna padroneggiava l'italiano benissimo, con una cadenza lievemente brasiliana che, a risentirla oggi nei video dell'epoca, mette nostalgia e anche molta commozione.
ho avuto i contatti, abbiamo parlato sulla possibilità di correre insieme con Ferrari e siamo stati molto vicini, soprattutto quest'anno. Per ragioni diverse, a un certo momento abbiamo deciso da rinviare, si dice? Sì, no, l'italiano è perfetto. Per il momento, perché era una situazione forse meglio per tutte le due parti e così siamo andati in strade diverse, però siamo stati abbastanza vicini e la Ferrari, per qualcuno sia il pilota, presto o tardi nella carriera di un pilota deve essere, se c'è la possibilità. Aveva una cura della scelta dei vocaboli quando parlava nella nostra lingua che era impressionante e soprattutto nel nostro paese, correndo per la DAP, lui 18enne, 19enne, ha forgiato il suo carattere, perfezionista ma anche solitario, fuori dai riflettori, si è forgiato in quegli anni in Italia. È un peccato che il film di Netflix non lo sottolinei e non lo spieghi. D'altronde è una produzione brasiliana e loro si sono attenuti a quello che raccontava anche la famiglia, che quegli anni di Senna in Italia non li ha vissuti per nulla. Degli attori vogliamo parlare? Beh, Gabriel Leone, che impersonifica Senna, è bravissimo, veramente riesce a rendere il carattere, le movenze, i gesti di Senna, quel suo mettersi la mano sotto il mento nei momenti di riflessione, quel sorriso triste che aveva, tinto di nostalgia della saudade brasiliana. Se voi vedete la foto dell'attore brasiliano che ha impersonificato Senna fuori dal film, vedete che sembra un'altra persona. È dovuto ricorrere a una serie di trucchi per assomigliare sempre più a Senna. Ho letto che gli hanno modificato il naso, gli hanno fatto una plastica per allargare il naso, renderlo un po' più vistoso, perché il naso di Ayrton era delicato ma comunque presente, insomma. Gli hanno un po' allargato le orecchie perché Senna aveva un po' le orecchie a sventola. Ha dovuto improvvisare a usare la mano sinistra perché Senna era mancino. Tra l'altro l'essere mancino è una cosa che spiega la sua grande abilità di guida sui kart, perché nel kart il motore è a destra come il carburatore e la tecnica in curva per accelerare prima è quella di coprire con la mano destra la trombetta del carburatore per migliorare la respirazione del motore. Senna con la mano sinistra, con cui padroneggiava bene i comandi, riusciva a tenere fermo il kart, mentre con la destra andava a ingrassare, come si dice in gergo, il carburatore, mentre i piloti che non erano mancini dovevano abbandonare la mano principale per ingrassare e quindi perdevano un pochino il controllo del kart. Questo spiega perché in certi circuiti sinistrorsi lui era veramente imbattibile. Spero di non avervi spoilerato troppo la storia di questo film su Ayrton Senna. Se avete conosciuto e seguito Senna nelle corse, scoprirete tanti retroscena di un personaggio leggendario del motorsport. E se invece siete molto giovani e Senna non l'avete visto correre e ne avete soltanto sentito parlare, questo docufilm è eccezionale per capire qual era la forza di questo grande campione. E voglio salutarvi con una frase che è l'espressione dello spirito di Ayrton Senna. Lui diceva: non esiste curva dove non si possa sorpassare. Se siete appassionati fate la vostra, ma fatelo in sicurezza. Ciao a tutti. Oggi tutto il Brasile era in pista con me.